Ricordate la mia prima immersione in lago? Quel video ha letteralmente fatto il botto, andatelo a vedere perché è molto interessante. Da allora io e Massimo siamo rimasti sempre in contatto, abbiamo persino registrato una puntata del podcast insieme e se non l'avete ancora ascoltata, beh allora correte a farlo. Ci ha parlato di alcune cose veramente interessanti, ma ritornando a noi e chiusa questa piccola parentesi, dicevo che ci eravamo promessi di fare un'altra immersione, ovviamente appena la bella stagione sarebbe arrivata e indovinate un po', lentamente è arrivata. In questo video vi racconto come è andata la mia seconda immersione in lago, piccolo spoiler male, ma soprattutto vorrei fare con voi una piccola riflessione. Cosa ho imparato da questa immersione e quali sono le principali differenze tra chi si immerge in acqua dolce e chi si immerge in acqua salata. Senza troppi indugi, iniziamo. Ciao, rieccoci, altro video, siamo in lago Maggiore, oggi un'immersione con Massimo, lo sapete, lo conoscete già, l'avete visto e oggi ci troviamo a Punta Granelli, sempre Lago Maggiore, come sempre vi porterò con me. Avrei preferito mettere tutto all'interno di un unico video, ma presto mi ringrazierete, sarebbe durato veramente tanto. Adesso vedremo come è andata la mia immersione e poi nella seconda parte vedremo le considerazioni che ho fatto riguardante le differenze tra immersioni in lago e immersioni in mare. Prima di raccontarvi tutto sull'immersione facciamo un piccolo passo indietro. Negli ultimi mesi per vari motivi ho dovuto mettere un po' in pausa la subacquea. Il risultato ovviamente è che ero un po', a dir poco, arrugginito, per usare un termine sempre legato all'acqua. Come dicevo nell'intro mi ero ripromesso che sarei andato a trovare Massimo per fare un'immersione con lui. Ma stai già riprendendo? Sì. Bene ragazzi, bene Massimiliano, benvenuto al Lago Maggiore. Questa è l'immersione di Punta Granelli. È un'immersione conosciuta perché possiamo mirare, i pesci lacustri, e poi è una bella parete bianca dove troviamo a 18 metri, circa da 19-20 metri, adesso si è alzato un po' il lago, il Cristo cosiddetto degli abissi del lago, e poi eventuali pareti scendendo. Diciamo che qua l'immersione parte dai 2 metri fino ad arrivare ai 100 metri, quindi è un'immersione che sia tecnica che ricreativa. Oggi faremo un'immersione tipicamente ricreativa, quindi noi siamo in 4, più abbiamo un technical diver che deve provarsi su stage. Faremo un'immersione massima profondità 25 metri, andremo a vedere il famoso Cristo degli abissi. Come saranno divise le coppie? Allora, saremo io e te e Stefano e Michele, e poi dietro ci sarà l'avvocato con un altro subacqueo che non è ancora arrivato. Quindi abbiamo detto profondità massima 25 metri, facciamo un runtime, cioè un totale di immersione di 40 minuti massimo, ma massimo. Primo che ha freddo segnala, ok? Mi raccomando, utilizziamo la regola dei terzi, un terzo per andare, un terzo per tornare e un terzo di riserva. Ricordiamo un attimino che al quinto, al decimo e al 20° ogni 5 minuti si controlla l'aria, quindi il compagno dovrà segnalare e entrambi i compagni dovranno segnalarsi l'aria. Quando si arriva a 100 bar si torna indietro, ok? Si torna indietro, si risale a una quota di 10 metri, gli ultimi 5 minuti lo facciamo a 5 metri e ci fermiamo sotto la boia, in modo che abbiamo già finito la tappa di sicurezza, che ricordo che è 3-5 metri per 5 minuti. A questo punto lanciamo il pedagno. Qui ce l'hai il pedagno? Perfetto, una volta usciti ci toglieremo le pinne e ritorneremo alla macchina. Cose importanti, ricordiamoci i segnali, quindi ok, c'è qualcosa che non va, sono senza aria, dammi aria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, ok? Ricordiamoci le procedure d'emergenza, quindi se un compagno dovesse perdersi, giro d'orizzonte di 360 gradi e si risale e si aspetta il compagno in superficie. Okay? In caso di bolle o erogazioni in continuo, si utilizza la fonte d'aria alternativa del compagno, quindi si segnala sono senza aria, si va dal compagno, ci si attacca, il compagno donerà la fonte principale e la fonte d'aria alternativa. A questo punto si risale normalmente, si effettua la tappa di sicurezza e si esce, ok? Per qualsiasi emergenza ricordiamoci di chiamare il 112 e segnalare cosa è successo, ok? Quindi ci prepariamo e
ci troviamo a bordo lago. Tutto chiaro? Ci sono domande? Ciao. Ok. Benissimo. Ok, il briefing che ci ha fatto Massimo ve l'ho già fatto vedere. Il sito di immersione è uno dei più gettonati e amati dai subacquei. Posto bellissimo anche da visitare in superficie. È il momento di andare. Mi immergo nel lago e boom! Ecco che le mie paure diventano realtà. Chi ha seguito il precedente video della mia immersione nel lago sa bene di cosa parlo. Vi lascio il link in alto nelle schede. Ora immaginate me in questa situazione. Un ambiente per me poco conosciuto, buio pesto, acqua fredda e la mia scarsissima acquaticità, come se non bastasse poca visibilità dovuta, come mi spiegavano, alle piogge dei giorni precedenti. Insomma, mettete tutte insieme e voilà, avete la ricetta perfetta per un bel po' di strizza, diciamo così. Come avrete intuito, non mi sentivo a mio agio e quindi non ho messo in pratica tutte quelle accortezze tipiche di un buon subacqueo. Credo di aver sbagliato a non utilizzare a dovere il GAV per mantenere un buon assetto, come mi ha fatto anche notare poi Massimo, nel concentrarmi troppo sulle riprese e non aver rispettato a dovere l'ambiente, ovvero il lago che mi stava ospitando. Nonostante questo, l'immersione comunque procedeva e ci siamo trovati al Cristo di Punta Granelli. È stato davvero bello riprenderlo, però proprio mentre stavo registrando le clip, a un certo punto, senza neanche rendermene troppo conto, mi sono messo pure con un assetto verticale, come potete vedere dal video realizzato da Stefano. Lo stesso si è verificato quando ho provato a riprendere Massimo che lanciava il pedagno. Oltretutto in questo caso ero molto ravvicinato, per cui le clip non sono venute come volevo. Quasi dimenticavo, mi sono immerso esattamente con la stessa vestizione della scorsa volta in lago. Maglia termica, muta umida da 2,5 mm Cressi Lido più muta umida da 7 mm Cressi Diver e ho indossato i guanti. Comunque trovate sempre in descrizione anche i link Amazon della mia attrezzatura o comunque di attrezzature simili. Quindi finita l'immersione abbiamo fatto il debriefing, assolutamente necessario. Abbiamo concluso l'immersione a Punta Granelli, fatto un runtime di circa 37 minuti, profondità massima 24,9. Allora, massima profondità 24,9, quindi siamo rimasti proprio nel briefing, negli standard del briefing. La visibilità era un po' non eccezionale, visto le piogge di questi tempi, ok? Massimiliano, hai avuto un pochino di freddo, però te la sei cavata egregiamente, hai filmato quello che dovevi filmare, è stata un'esperienza che secondo me vale la pena fare a qualunque subacqueo perché è un'esperienza diversa. È vero, fa un po' freddo, magari sarebbe utile utilizzare una stagna o una semistagna. Ho lanciato il pedagno, siamo arrivati addirittura alla boa, quindi abbiamo trovato anche la boa. E ti davo io l'inizio. Quello che posso dare un consiglio a te, Massimiliano, è imparare a utilizzare un pochino più l'attrezzatura, ma è un consiglio spesso. Questo viene facendo immersione. Comfort to repetition. Quindi comfort con la ripetizione. Quindi più si va in acqua meglio è. Magari al mare è una passeggiata, Invece se si fa qualche immersione un po' più tosta, ma anche a non profondità elevate, si migliora quello che è sia la pineggiata, che il trim, che l'assetto. Allora alla prossima. Ok. Con la Frog Diver Lago Maggiore e Massimiliano. Avete sentito cosa ha detto Massimo? Questa esperienza mi ha fatto apprezzare ancora di più la complessità del mondo subacqueo. Ogni immersione è una lezione e ogni errore è un'opportunità per migliorare. Quindi grazie a Massimo e Stefano che mi hanno guidato e mi hanno anche fatto capire tutti gli errori che ho fatto. Da questo ho avuto l'occasione per portare a casa qualcosa, ovvero che la pratica costante nella subacquea, come in tutto, è fondamentale. Non importa quale sia il tuo livello, se ti fermi per un po' credo che sia necessario ricominciare con calma. Nel mio caso avevo fatto una pausa di qualche mese dalle immersioni e questo ha sicuramente influito sulla mia performance. Come secondo punto credo che l'umiltà è la miglior compagna di un'immersione. Non bisogna mai sottovalutare l'ambiente in cui ci si trova. Io ho commesso l'errore di pensare che la mia esperienza in mare fosse sufficiente. Sbagliato. Come terzo punto credo che la sicurezza venga prima di tutto. Se non ci si sente pronti non c'è vergogna
vergogna nel rimandare, anzi è un segno di maturità e di responsabilità. Come quarto punto, credo che ogni ambiente subacqueo ha le sue regole. Ciò che funziona in mare potrebbe non funzionare in lago. L'assetto, la visibilità, la temperatura, tutto è diverso e richiede un approccio specifico. Ok, quindi con la prima parte abbiamo finito, presto arriverà la seconda, per cui mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale così da non perdere tutti gli altri video. E noi ci vediamo al prossimo, ciao!